Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica dove cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco, più dal punto di vista teorico che quello pratico di installazione, di programmazione, insomma la parte gestionale che sta dietro le quinte. Io sono Walter, CEO di Asobiolic e oggi sarà un episodio, chiamiamolo speciale, un episodio di approfondimento. Voglio parlarvi di 3 elementi molto importanti all'interno del vostro progetto o di un gioco: la lore, la trama e i personaggi. Ognuno di questi aspetti può essere il cuore pulsante del videogioco e spesso ci si concentra solo su uno di questi per renderlo veramente un prodotto unico. Ma quali sono le differenze e perché sono davvero così importanti? Partiamo dalla trama. È la storia che guida il giocatore dall'inizio alla fine. Pensate un po' a un'avventura epica come The Witcher o God of War, dove ogni missione contribuisce a gran parte della storia, ad avanzare nel racconto e tiene il giocatore ben incollato alla trama, appunto, a voler proseguire, a sapere cosa succederà dopo. Ma non per forza un gioco deve contenere una trama, pensiamo ai puzzle game, al classico Tetris, non ha per niente una trama ma funziona benissimo. Ecco, concentrarsi sulla trama vuol semplicemente dire dare priorità alla narrazione e al racconto, a quello che si vuole dire. Poi ci sono i personaggi. A volte un gioco può vivere solo grazie al protagonista e all'antagonista, pensate, non so, a Super Mario e Bowser. Sono iconici. Personaggi ben fatti creano un legame emotivo con il giocatore, così che li ami, li odi o vuoi sapere banalmente di più su di loro. Concentrarsi sui personaggi quindi vuol dire dare priorità a dialoghi e alle personalità. Questo è ideale se il gioco punta sulle relazioni o sulla crescita personale. E poi abbiamo la lore, cioè l'universo, il background, tutto quello che gira attorno e dietro al nostro gioco. Insomma, la lore è tutto quello che dà profondità, segreti, leggende, misticismo all'interno del nostro gioco. Crea un vero e proprio universo all'interno del prodotto. Pensate a Dark Souls. La trama è un po' vaga, ma i giocatori possono passare ore ed ore a scoprire segreti e esplorare quindi la lore, l'universo del gioco. Concentrarsi sulla lore quindi significa ricreare un mondo reale all'interno del gioco, dove c'è un passato, un presente, insomma una storia, ed è ideale per i giochi open world. Il fatto è che non serve eccellere in tutti e 3 questi punti, basta prenderne uno e svilupparlo molto bene per rendere un gioco fantastico e memorabile. L'importante è sempre un po' bilanciare le cose. Una trama complessa ha bisogno di personaggi credibili e una lore profonda deve essere in linea poi con la trama del gioco. E poi abbiamo il gameplay, che sarebbe il quarto punto extra, che non avevo elencato, ma è la parte veramente fondamentale. Senza di quello il gioco non esiste. Possiamo escludere anche tutti e 3 gli altri punti, la trama, i personaggi, la lore, ma abbiamo bisogno di un gameplay, delle meccaniche, delle regole che funzionino e che piacciono al giocatore. Pensiamo un po' a Tetris, Flappy Bird, Getting Over It. Non c'è nessuna trama, non c'è una lore, non abbiamo dei personaggi carismatici, però abbiamo delle meccaniche, delle regole che tengono attaccate il giocatore al gioco, e questo è importantissimo. Senza gameplay non esiste il gioco. Quindi, se vogliamo riassumere molto in breve, possiamo dire che un gioco deve essere coinvolgente e divertente. L'episodio di approfondimento finisce qui. Fatemi sapere in un commento voi che cosa ricercate in un videogioco, se la trama, i personaggi, la lore, tutte e 3 le cose, oppure vi basta avere un gameplay che sia divertente. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!